la psicologizzazione e la medicalizzazione della vita quotidiana. Se c'è una caratteristica della nostra condizione umana contemporanea, questa caratteristica la chiamerei il dominio dell'economico energetico. Uomini economici, ovvero risorse, tant'è vero che si chiamano persino risorse umane, come se fossimo delle risorse petrolifere, a volte scarse, a volte da cercare, da far crescere. Siamo soggetti spendibili, la nostra formazione deve essere sempre spendibile, deve avere un costo e un profitto. Insomma, c'è una dimensione di forte impregnazione economico-energetico. Questo vuol dire che le scienze che parlano dell'uomo naturalmente si sono adattate in qualche modo o hanno contribuito a costruire questa idea di uomo macchina, produttrice di qualcosa, dunque di cui bisogna stare molto attenti alla dimensione, appunto, come ho detto. Non per niente lo dico per inciso, andiamo ai wellness, andiamo a fare i bagni, per rigenerarci, per ritrovare energie. Si dice così, sono andato alla sauna per ritrovare energie, come di nuovo fossimo in qualche modo delle macchine produttrici di energia, non di vita, di energia. Perché l'uomo sì è è produttore di vita, è produttore di esistenza, è produttore di eventi della vita, ma l'energia, se solo questa, naturalmente, capito? Bene, allora cosa fa la scienza che si occupa della cura e dell'aiuto? Cosa ha fatto? Ha medicalizzato la vita. Se è vero che la vita ormai è ridotta al funzionamento delle cellule, allora l'amore sarà un problema delle sinapsi del sistema limbico, così come l'odio, così come l'aggressività, così come persino la decisione, persino si arriva a immaginare. Per cui l'uomo del domani sarà un uomo assolutamente calmato, un uomo pacificato, un uomo della fantascienza, insomma, un uomo in qualche modo senza conflitti, grazie ai farmaci che dovrà prendere per equilibrare le sue disarmonie, per equilibrare le sue umanità, anzi per cancellare le sue umanità e diventare sempre più una sorta di contenitore, di macchina da regolare, come quando si va dal garagista per controllare in qualche modo i freni o l'olio. L'uomo andremo a fargli mettere l'olio ogni tanto, a controllare i freni, con i freni contro gli impulsi, per esempio, eccetera. È fantascienza, ma c'è già dentro nella nostra realtà questo. Quanta gente prende l'eccitante alla mattina e il sonnifero alla sera per poter da una parte funzionare bene sul posto di lavoro, perché gli si chiede di essere performanti al 100%, e poi per poter dormire di notte. Dunque in qualche modo la medicalizzazione della vita è potente oggi. Dietro la medicalizzazione c'è però la sua farmacologizzazione. Naturalmente non è una medicalizzazione semplicemente diagnostica, è una medicalizzazione al servizio della farmacologizzazione della vita normale. Poi l'uomo ha sempre preso qualche sostanza per alterare, modificare il corso della sua vita, della sua esistenza, ma questo era attinente ai riti iniziatici, a momenti particolari, alle feste, alle orge, a quel che volete, ma erano eventi, come dire, particolari, discontinui della vita. Invece oggi quello che è la farmacologizzazione è, come dire, continua. C'è una sorta di società che si droga in termini costanti e continui e normali, in una accettazione assolutamente normale. Basta andare a vedere le farmacie domestiche, per i contenitori di farmaci domestici, per capire. La stessa cosa vale per la psicologia. Ogni comportamento ormai oggi deve essere letto secondo una psicologia del comportamento, naturalmente, per cui ogni cosa ha una sua spiegazione. L'uomo in qualche modo deve avere, così come c'è una spiegazione meccanica al funzionamento del suo cervello, anche le sue emozioni, relazioni, tutto deve avere una spiegazione. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi abbiamo paura di non avere il controllo, di non avere il governo sul mondo. E siccome non abbiamo più un axis mundi
che ci dava l'orizzonte, che ci aiutava a cogliere la posizione della nostra esistenza dentro un piano più grande, che avesse un senso, ecco che devo per forza aumentare le esigenze di controllo, come un malato ossessivo che in qualche modo ha perso il senso del suo conflitto originario e adesso controlla se ha chiuso il gas 100 volte prima di uscire di casa. E la stessa cosa fa la società, che aumenta l'ordine dei divieti, dei controlli, del tentativo di positivizzare i comportamenti umani, di iscriverli dentro un ordine farmacologico, tutto perché in qualche modo vuol sostituire, come dire, a ciò che ha perso, questo che chiamo questo dispositivo di senso, con il controllo o farmacologico o testologico o in qualche modo capace di descrivere chi sei grazie a 120 domande che poi vengono passate al computer.